Benvenuti su Misteri Nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Pergamena segreta. 5 tecniche iniziatiche tibetane. Capitolo 1. Visione remota dei sviluppi negli USA. Dopo una considerevole pausa dalla pubblicazione del terzo volume della serie, torno a presentare alcuni aspetti inediti che riguardano sia uno spettacolare cambiamento del mio status professionale, sia alcune insospettabili peculiarità della conoscenza e dell'esistenza umana. Possono sembrare due cose diverse, ma si inseriscono nel flusso naturale degli eventi dopo il mio ritorno dalla spedizione attraverso il tunnel in Egitto. Posso persino dire che le esperienze vissute allora, così come le preziose conoscenze acquisite grazie alla gentilezza di Cesar Brad, hanno contribuito sia alla mia maturazione spirituale, sia alla mia sorprendente integrazione in un campo che fino a quel momento mi era relativamente estraneo. So che sono passati quasi 2 anni di silenzio da parte mia, ma chiedo al lettore di capire che le cose hanno preso una piega completamente diversa nella mia vita. Spero che gli elementi imprevisti che sono venuti alla luce compensino, almeno in parte, questa aspettativa. Mi limiterò a raccontare la sequenza degli eventi così come li ho vissuti in questo periodo. Questa sarebbe la parte più facile. Il difficile, invece, sarà spiegare nel modo migliore e più corretto possibile gli elementi contenuti nella pergamena ricevuta dalla dea Machandi. È vero che mi farò guidare dalle importanti indicazioni e osservazioni che ho ricevuto da Repa Sundi, cioè il dottor Shen, quando ha tradotto il testo segreto e ne ha svelato alcuni aspetti occulti. Tuttavia, data la responsabilità che ho nel presentare la traduzione e i commenti, considero questa parte del libro come la più difficile. Secondo le proprie capacità di comprensione e soprattutto secondo le proprie affinità, le nozioni rivelate nel testo della pergamena possono aprire al lettore attento un orizzonte completamente diverso nella percezione della vita e dei suoi obiettivi. Non dire tutto, ma nemmeno lasciare le cose nella nebbia, mi ha consigliato Cesare. Tuttavia, per comprendere gli elementi specifici del testo, è necessario che la persona che legge tali spiegazioni dimostri buona volontà, discernimento e capacità di non essere orgogliosi. Pensa di poterlo riscontrare in molte persone. Penso che in questo modo, soprattutto i giovani, saranno ricettivi e capiranno il significato più profondo degli insegnamenti del rotolo della Dea. E vi dico che potete avere grandi sorprese in questa direzione. La maggior parte di loro ha una mentalità chiusa, sono addirittura dei semi-idioti. Si orientano solo su idee senza supporto spirituale, confondono tutto con la scienza e le sue cosiddette prove. Come fai a saperlo? Cesare sorrise leggermente, nel suo stile caratteristico. Abbiamo alcuni programmi di ricerca e selezione per questa fascia d'età. Ci sono test speciali che mostrano le loro reali capacità. Ma si può anche andare su internet, sui forum. È sufficiente per farsi un'idea. Tutti vogliono sembrare più intelligenti degli altri, tutti vogliono impressionare con le loro conoscenze, ma quando si tratta di discorsi o di questioni occulte e spirituali, la maggior parte di loro dimostra la propria impotenza, la propria arroganza o la propria supponenza. Non sei un po' troppo severo? Chiesi timidamente. Volete che vi dica qualcos'altro? Certo, non tutti sono così, ma c'è una statistica in questo che non può essere ignorata. Il sistema sociale è semplicemente imbarazzante, li confonde. Ma non parleremo ora di cosa si dovrebbe fare, perché è questo che sento che volete chiedermi. Speriamo che il testo della pergamena abbia comunque un effetto su di loro, mostrando loro, in un certo senso, che non tutto ciò che vola viene mangiato. Dopo aver ricevuto il testo dalla dea Machandi e dopo averlo tradotto, volevo che fosse pubblicato al più presto. Ma Repa Sundi disse che non era ancora giunto il momento, che bisognava aspettare.
Improvvisamente, in una sorprendente combinazione di eventi, è nata l'esigenza di far conoscere questo testo segreto a chi è interessato. Ma a quel punto era avvenuto un grande cambiamento nella mia vita, che aveva orientato diversamente la mia esistenza. Si aprivano grandi opportunità, ma si creavano anche grandi responsabilità. Tutto è iniziato pochi giorni dopo il mio ritorno dalla spedizione, che si è conclusa nella camera occulta, nelle profondità dell'Egitto, molto vicino alla grande piramide sull'altopiano di Giza, vicino al Cairo. Ero rimasto piuttosto segnato dall'esperienza di viaggiare indietro nel tempo con quell'antico dispositivo, e gli effetti energetici si facevano ancora sentire. Inaspettatamente César ha insistito perché restassi qualche giorno in più alla Base Alpha, nella stanza che mi era stata assegnata. Mi è stato assegnato il compito di riposare e rilassarmi. Accettai volentieri la sua proposta, soprattutto perché in questo modo sarei stato vicino a lui più a lungo. Il giorno dopo il nostro ritorno alla base, il generale Obadea arrivò per ricevere il rapporto direttamente da Cesare. Ben presto, però, si scoprì che quello non era l'unico motivo del suo arrivo. Il giorno successivo si svolse normalmente. Cesare e il generale rimasero in ufficio per la maggior parte del tempo, mentre io mi rilassai sul campo sportivo della base, respirando l'aria fresca di montagna e riflettendo su ciò che avevo appena visto e provato durante la spedizione. Ero così immerso in quei pensieri che persi la cognizione del tempo e mi accorsi che era ormai il tramonto, finché il freddo non mi intorpidì il corpo. Stavo per tornare nella mia stanza quando vidi un messaggero avvicinarsi a me. Si fermò rispettosamente a circa 2 metri di distanza e mi informò che ero ricercato nella sala del protocollo. «Cesare l'ha passato a te?» ho chiesto. «Il colonnello Brad e il generale Obadea», rispose senza battere ciglio. Annuii in modo affermativo. Avevo dimenticato che mi trovavo in una struttura segreta con un regime speciale, dove la vita aveva le sue regole precise di azione e di indirizzo. «Generale?» ho risposto sorpreso. «Ha idea del perché?» «Non ne ho idea, signore». Mi incamminai con lui verso l'edificio in cui si trovava la sala protocollo. Man mano che mi avvicinavo al luogo, provavo un'eccitazione sempre più inspiegabile. Era come se i miei pensieri non prendessero più una forma precisa nella mia mente. Quando entrai nell'elegante sala fui accolto da César, che mi chiese sorridendo se mi sentivo bene. Feci un cenno affermativo e mi diressi verso il tavolo al centro della sala, dove il generale Obadea stava sfogliando un fascicolo. Mi sentivo come un bambino piccolo, timido e impaurito di fronte a una persona più grande di lui, senza sapere cosa stesse succedendo. Strinsi la mano al generale, che mi invitò a sedermi. Massiccio, potente, serio e duro, il generale Obadea aveva un impatto molto forte sulle persone. Se non avessi avvertito l'influenza liegante di Cesare, avrei lasciato quel posto in fretta e furia. Anche se sapevo che il generale era una persona integerrima, dedita al bene del paese e piena di abnegazione, nondimeno mi sentivo un po' timido in sua presenza. Si è rivolto a me direttamente, senza menare il can per l'aia. «Radule, so che la spedizione ti è servita bene e che hai superato le fatiche, sia fisiche che mentali. Cesar mi ha informato nei dettagli e dovresti sapere che ciò che hai visto durante il tuo spostamento è di grande interesse per noi. Non è una novità per noi, ma ogni altra informazione è ben accetta. Ne discuteremo ulteriormente». Il generale Obadea si fermò per qualche istante, abbassando gli occhi e cercando l'espressione giusta. Guardai con rispetto i suoi capelli brizzolati e tagliati corti, il suo viso robusto, le sue sopracciglia folte, il suo mento volitivo, che mostrava una grande forza di carattere. In tutto il suo essere c'era l'esperienza di molti anni di dure prove, di lotte e di sforzi strenui, molti dei quali già conoscevo. Tutto questo non lo ha abbattuto, ma lo ha rafforzato ancora di più. Le sue relazioni e i suoi legami erano ora più forti che mai, essendo direttamente collegati anche alla sfera politica. Ho trasalito al suono della sua voce forte. Nella situazione attuale, Cesare ha fatto una proposta che, a dire il vero, ho accettato con alcune riserve.
Ma il fatto che sia stato dalla sua parte in tutti questi anni e che lei ha rispettato le nostre condizioni nei libri che ha pubblicato, così come l'esistenza di certe capacità che Cesare sembra aver notato in lei, mi hanno portato ad essere d'accordo. Tuttavia, questo è un caso unico, un'eccezione di cui mi assumo la responsabilità. Non avevo ancora idea di cosa potesse essere, anche se qualcosa cominciava ad agitarsi nella mia mente. La proposta che le facciamo è di unirsi al Dipartimento Zero, con effetto immediato, se sei d'accordo. In via eccezionale, la sua integrazione sarà civile, ma la funzione viene prima di tutto. Quindi ero sulla strada giusta. La mia intuizione, unita a un vecchio desiderio inespresso, si è avverata. Il momento sembrava irreale eppure pieno di contenuti. Riuscendo a malapena a nascondere la mia gioia perché non andasse troppo oltre la cornice un po' solenne imposta dalla presenza del generale Obadea, accettai immediatamente, chiedendo informazioni specifiche sul mio futuro lavoro. Caesar mi ha fornito alcuni dettagli. Ci sono alcune aree che il nostro dipartimento desidera avviare e sviluppare. Approfittiamo quindi della collaborazione dell'americano e tu, in linea di massima, sarai incaricato di guidare e coordinare la sezione il cui campo di attività si trova sulla frontiera, al confine tra il reale e l'irreale. La nostra gente ha bisogno di qualcosa del genere, perché ultimamente ci siamo orientati più verso eventi tattici e amministrativi. Il ritmo è stato imposto dalle scoperte. All'improvviso mi sono preoccupata perché non mi ritenevo pronta per un'attività del genere. Capivo il suo ruolo importante nel dipartimento, ma era più difficile abituarsi all'idea che dovessi essere io a coordinarla. Vedendo il mio turbamento interiore, il generale Obadea si rivolse a me bonariamente. Vi ho detto che all'inizio ero scettico sulla proposta di Cesare. Ma in un posto come questo non possiamo permetterci un esterno, anche se competente. La situazione è troppo delicata e dobbiamo essere cauti. Il personale degli agenti è una cosa, ma coordinare una sezione crepuscolare comporta l'accesso a molti elementi segreti. A causa della sua attuale posizione, Caesar non può più gestire questo lavoro privatamente. Il generale si fermò brevemente, guardandomi. So che ha imparato molto su questo campo e che è di particolare interesse per lei. Poi ci sono i legami speciali che hai con il dottor Xien e con la dea Machandi. In un modo che non è chiaro nemmeno a me, sei stato costantemente spinto verso di noi. Cesar ha un ruolo importante da svolgere. Ero già più rilassato e fiducioso sul futuro che mi aspettava. Dopotutto, ci deve sempre essere un inizio per ogni cosa. Non preoccupatevi, seguirete dei corsi di specializzazione, continuò il generale. Ho analizzato la situazione con César e lui vi addestrerà ai compiti che dovrete svolgere qui. Tuttavia, dovete capire che da questo momento in poi avete alcuni obblighi specifici per i servizi segreti e, a maggior ragione, per il nostro dipartimento speciale. A pensarci bene, siete ancora in tempo per dire di no. Scossi la testa, deciso ad accettare l'incarico. Avevo visto troppe cose di eccezionale importanza per sentirmi costretto da alcune regole inerenti a questo tipo di lavoro. Inoltre, come appresi in seguito da Cesare, la mia situazione sociale non problematica pesò molto nella decisione del generale. Non essendo sposato e non avendo altri obblighi familiari, avevo un vantaggio importante per la missione fin dall'inizio. Poi sono seguite alcune procedure specifiche. Ho firmato un contratto di massima riservatezza e sono stato avviato alle direzioni meno conosciute del Dipartimento Zero. I candidati sono normalmente sottoposti a una serie di test molto difficili, sia fisici che psicologici. I selezionati vengono poi sottoposti a un addestramento speciale per 3 mesi, dopodiché c'è una valutazione finale sul campo. Ci sono stati momenti in cui alla fine non ho potuto scegliere nessun candidato, mi ha detto Caesar. Di solito ce ne sono alcune centinaia all'atto dell'iscrizione, poi ne rimangono una quarantina dopo i test e solo 2 o 3 al massimo superano la valutazione. Spesso ne rimane solo uno e in alcune selezioni, come le ho detto, non ce n'era nemmeno uno. Gli agenti del reparto tecnico devono essere molto preparati.
Dopo la svolta sui Monti Bucegi, Cesare ha inasprito le condizioni di ammissione, che non devono necessariamente essere all'altezza del livello di addestramento dei soldati americani che sono qui come parte delle truppe speciali, ma soprattutto per essere in grado di affrontare i problemi e gli imprevisti delle spedizioni che si sarebbero svolte attraverso i 3 tunnel. Questa formazione intensiva e professionale era però finalizzata ad altri tipi di intervento sul territorio rumeno. Tuttavia, solo in seguito i candidati selezionati hanno scoperto che avrebbero fatto parte del Dipartimento Zero e avrebbero dovuto adempiere a formalità separate. Per un paio di settimane mi sono abituato al ritmo della base, che era piuttosto intenso. Va da sé che non mi è consentito descrivere le attività principali qui, né la struttura interna del luogo. Dirò solo che mi è stata mostrata l'aula di studio in cui avrei formato gruppi specializzati. In realtà c'erano 2 sale di questo tipo, ma una di esse aveva una disposizione diversa. All'inizio non capivo di cosa si trattasse, ma Cesare me lo spiegò subito. Abbiamo concordato con il generale Obadea la creazione di una struttura remota specializzata. La visione, cioè la capacità di vedere a distanza. Dobbiamo creare un nostro team di esperti in questo campo e voi inizierete e guiderete il lavoro specifico. È importante per raggiungere questo obiettivo. Qui il mio inquadramento della DZ cominciava a prendere forma. Avevo letto del remote viewing solo tangenzialmente, senza approfondire l'argomento. Lo so, mi serve conoscenza, mi serve tempo. Da quello che ho capito, sono l'unico nel dipartimento che se ne occuperà. Sì, mi rispose risolutamente Caesar, ma lei seguirà un corso intensivo di specializzazione negli Stati Uniti. C'è una proposta degli americani che si rivolge ai servizi segreti di diversi paesi, tra cui il nostro, per fornire una formazione elaborata su questo argomento. Non sappiamo bene cosa nasconda la loro magnanimità, ma coglieremo l'occasione. Se non fosse stato per la screening room, non credo che ci avrebbero chiamato. Le cose procedettero a ritmo serrato e circa 1 mese e mezzo dopo la firma del contratto, Cesar mi informò che sarei partito tra pochi giorni per quel corso di formazione intensivo. Nel frattempo mi documentai seriamente sull'argomento. Purtroppo, ciò che trovai su internet riguardo al remote viewing toccava solo la superficie del campo. Mi sono presto reso conto che, per approfondire i misteri di questa capacità extrasensoriale, non è sufficiente esaminare gli elementi presentati nei vari siti internet, corsi o documenti specializzati, ma è necessaria una guida pratica molto competente. Forse era proprio questo lo scopo dell'addestramento intensivo proposto dagli americani. La semplice logica ci diceva che se questa loro iniziativa coinvolgeva 8 paesi a livello di intelligence e di sicurezza nazionale, allora si doveva presumere che questo addestramento significasse molto di più delle conoscenze generali sulla telesorveglianza a cui chiunque può accedere. In secondo luogo, quel corso serviva ad aumentare i miei contatti e le mie conoscenze in un mondo, quello delle agenzie speciali, che aveva ancora molte lacune per me. Dovevamo essere un caso molto insolito in questo campo, perché la situazione fece esclamare a Cesare divertito: «Non credo che esista una persona impiegata nei servizi segreti che abbia così poca esperienza e partecipi comunque a questo corso. Lì incontrerete alcune personalità militari e probabilmente avrete qualche discussione, ma l'argomento della scoperta nel Bucegi deve rimanere chiuso». Inizialmente il Dipartimento voleva inviare il tenente Nicoara, ma questi era responsabile di operazioni tattiche sul territorio del paese e da questo punto di vista la sua presenza alla base era indispensabile. Ero un po' nervoso, pensando di entrare in qualche modo nella fossa dei leoni, ma mi sentivo comunque abbastanza sicuro di me stesso e di resistere a qualsiasi pressione che potesse derivare dalla situazione. Il vantaggio di questa opportunità aperta dagli americani era che i servizi segreti potevano inviare qualsiasi agente volessero. Tuttavia, da Cesare appresi che, per quanto mi riguardava, c'erano punti interrogativi e sopracciglia alzate da parte della sezione americana, che non capiva la scelta fatta ed era favorevole a infiltrazioni di altra natura. È qui che è intervenuto il generale Obadea, che era buon amico del direttore del programma americano, il generale Roddey.
Nel 2004, dopo i primi mesi della scoperta sui Monti Bucegi, era stato uno dei collaboratori americani della parte rumena, dimostrandosi un uomo integro e ragionevole. Nel panico che ha caratterizzato quel periodo, qualsiasi decisione affrettata avrebbe potuto innescare azioni con effetti irreversibili, che avrebbero potuto far precipitare entrambi i paesi nel caos. Il generale Obadea ha avuto una breve conversazione telefonica con il suo omologo e il risultato immediato è stato che abbiamo ricevuto l'approvazione per partecipare a questa formazione speciale. Prima della mia partenza, parallelamente alla formazione nel Dipartimento, ho ricevuto una formazione speciale da Cesar e dal generale Obadea. Si trattava di alcuni aspetti del segreto di Stato e dell'interazione tra le agenzie di controspionaggio, nonché di alcune direttive di comunicazione che, per ovvie ragioni, non posso rivelare in questa sede. Il lettore non deve sentirsi frustrato per questo motivo. Nel corso degli anni mi sono state rivolte accuse per non aver rivelato il luogo esatto della scoperta sui Monti Bucegi. Dopo tutto quello che è stato raccontato nel primo volume, un'idea del genere mi sembra piuttosto infantile. Il lettore può facilmente comprendere che, in tal caso, la nostra società non avrebbe più bisogno di servizi segreti, che non ci sarebbero barriere alla cooperazione con le grandi potenze, che la gente accoglierebbe a braccia aperte i membri di altre civiltà del cosmo e che ogni scoperta diventerebbe una sorta di museo aperto a chiunque e in qualsiasi momento. Ho spiegato che oltre alle forze di resistenza alle rivelazioni fulminee all'umanità, e qui non parlo solo della sala di proiezione e delle 3 gallerie. Sottoterra c'è anche una forte fazione che sostiene la corrente opposta del bene, dell'informare la popolazione, ma questa informazione deve essere svolta in modo corretto e adeguato alla realtà del momento. Dare giudizi semplicistici su situazioni così complicate non giova all'intelligenza e priva i frettolosi e gli arroganti di una conoscenza più approfondita. Tuttavia, sono certo che il lettore attento sarà in grado di comprendere correttamente le ragioni per cui non mi permetto di rivelare informazioni estremamente importanti e non cadrà nella trappola di commenti a buon mercato e conclusioni sciocche sull'argomento. Alcune cose si possono dire, altre no, almeno per il momento. Ma anche quelle che vengono rivelate sono menzionate solo parzialmente, in parte per interessi governativi e in parte per l'impatto imprevisto sulla società. I responsabili mi dicono che si tratta di questioni molto delicate, che non possono e non devono essere trattate con leggerezza. La mia maturazione nei servizi segreti è avvenuta abbastanza rapidamente, perché conoscevo già le questioni grazie a quanto mi aveva detto Cesare e alle incursioni a cui avevo partecipato. La mia presa di possesso nella portata relativamente limitata di questa attività segreta si svolse senza problemi e dopo pochissimo tempo mi sentivo già perfettamente integrato nello schema del Dipartimento Zero. Entusiasta dell'importanza e della novità della mia missione, non persi tempo e mi dedicai a un'intensa attività di documentazione sulla capacità di visione extrasensoriale a distanza, per essere il più preparato possibile all'inizio dell'addestramento negli Stati Uniti. Fino a quando non sono stato integrato nella struttura della DZ, sapevo solo approssimativamente che la visione a distanza si riferisce al processo di vedere a distanza, cioè in luoghi che i nostri sensi ordinari non possono riconoscere. Quando ho iniziato a studiare la questione, mi sono reso conto fin dall'inizio che questa capacità paranormale non si riferisce solo al vedere nello spazio, ma anche al vedere nel tempo. Essendo in qualche modo iniziato e conoscendo molte nozioni esoteriche, è stato relativamente facile per me capire su cosa si basa questo fenomeno e come sia possibile andare oltre i limiti dei nostri sensi ordinari in questo modo. Allo stesso tempo, ho capito subito che questo campo è vitale nelle applicazioni militari e anche nei servizi segreti. È utile sapere dove si trova esattamente una base. È confortante conoscere in anticipo le armi segrete della parte avversaria. È necessario scoprire dove si trovano certe persone che hanno piani nascosti. E la gamma di applicazioni può essere notevolmente ampliata. Gli americani hanno sviluppato intensamente questo campo e, per quanto ne so dal generale Obadea,
hanno ottenuto risultati straordinari, ha spiegato Cesar. Inizialmente, negli anni 70, i russi avevano raggiunto un livello elevato nella ricerca di questo tipo. All'incirca in quel periodo, gli Stati Uniti furono colti completamente di sorpresa in caso di incidente, immaginando che la rete di sicurezza fosse stata penetrata dallo spionaggio russo. In realtà, le cose erano ben diverse. Il controspionaggio fornì loro la prova che ciò che i russi avevano scoperto non era il risultato diretto di uno spionaggio attivo, ma di natura paranormale. Si resero conto che gli studi dei compagni erano già avanzati in questo campo. Erano molto spaventati, non solo perché non avevano modo di controllare il processo con cui i russi potevano apprendere i loro segreti più importanti, ma anche perché non sapevano da dove cominciare per contrastarlo. Tuttavia, gli americani si sono mobilitati rapidamente. Cesar mi dice che è stata allestita una base e i primi protocolli o passi sono stati ideati in relazione a ciò che hanno chiamato remote viewing. Mi è sembrato molto interessante che le persone del team che ha avviato la ricerca abbiano fatto centinaia e migliaia di esperimenti con soggetti umani per capire gradualmente quali sono le basi del processo di percezione attraverso la visione a distanza. Si sono resi conto che è necessario un addestramento rigoroso per poter entrare in uno stato alterato di coscienza, in cui si possono rilevare le informazioni relative a un obiettivo proposto, lontano nello spazio e persino nel tempo. Questa percezione si riferisce in realtà alla corretta interpretazione di un tipo di informazione energetica che non ha nulla a che fare con il nostro spazio tridimensionale. Essa viene trasmessa attraverso quella che potremmo definire una sorta di onda energetica informativa che esiste in uno spazio o piano superiore a quello fisico in cui viviamo, un piano con più dimensioni spaziali rispetto alle 3 a cui siamo abituati. Quando gli americani giunsero a questa conclusione, fu relativamente semplice per loro comprendere il processo con cui avrebbero potuto utilizzare le informazioni acquisite. La difficoltà sta solo nel decodificare correttamente le informazioni sulla forma e sullo stato, che vengono fornite da un piano superiore a quello fisico, ma al quale siamo comunque collegati momento per momento, anche senza rendercene conto. Confesso che non capivo bene come questo fosse possibile, ma speravo che Cesare mi illuminasse. L'occasione si presentò molto presto, perché a quel tempo ci incontravamo tutti i giorni alla base. Sai già che l'uomo è più del corpo fisico, materiale, mi ha detto. Ma cosa sia al di là di questo è difficile da dire per l'uomo comune. Se fossimo solo carne e sangue, non avremmo molte speranze nella vita e non avremmo un obiettivo ben definito. Ma il nostro essere è molto più complesso ed esiste contemporaneamente in diversi piani dell'universo, o per meglio dire, nella creazione. Ho fatto le mie ricerche, ho imparato a conoscere i 3 principali piani di esistenza: il piano fisico, il piano astrale e il piano causale, nell'ordine della loro crescente frequenza vibrazionale, ho detto. Ma me ne hai già parlato. Annuendo con approvazione, Cesare continuò. Sì, i 3 piani fondamentali della creazione hanno ciascuno una frequenza generale di vibrazione che è caratteristica di ciascuno di essi. Piuttosto, un intervallo di frequenza vibrazionale, come una sorta di scala radio. Insieme, i piani fisico, astrale e causale formano quello che gli astronomi chiamano il macrocosmo, o la creazione stessa. Ho notato un interessante confronto con la scala radio. Mi dà un'immagine più chiara della struttura del macrocosmo. Considerate che l'uomo può accedere a una qualsiasi di queste frequenze vibrazionali se ha sviluppato quella frequenza in sé. È come cercare di scegliere una stazione radio particolare tra le tante disponibili sulla scala della propria radio. Esiste quindi una precisa corrispondenza tra ciò che l'uomo ha dentro di sé e ciò che è fuori di sé. Mi trovavo su un terreno relativamente familiare, poiché avevo una certa conoscenza di questo settore, grazie ai libri della biblioteca di Elinor. Lo so, la corrispondenza è riassunta nella famosa Tavola di Smeraldo, attribuita a Ermete Trismegisto. Ciò che è in alto, a livello macrocosmico, si deve trovare anche in basso, a livello microcosmico, cioè a livello dell'essere umano. Quando parlo di microcosmo, non mi riferisco solo al corpo fisico, ma anche alle altre strutture di natura sottile che esistono contemporaneamente ad esso,
cioè prendo in considerazione anche il corpo astrale e causale dell'uomo. Credo che tu abbia capito bene questo. Ho fatto un cenno affermativo. Allo stesso modo, quando parlo di macrocosmo, intendo sia l'universo fisico o cosmo, come lo chiamano gli scienziati, sia gli universi astrale e causale. Vedo che state parlando delle relazioni che esistono tra il macrocosmo e il microcosmo. È molto bello. Alcuni pensano che si tratti di una metafora, come quando si afferma che l'intera creazione si trova nell'uomo, inteso come microcosmo. Ma questa metafora esprime in realtà una grande verità, perché ora sapete che il microcosmo dell'essere umano, che comprende i suoi tre corpi, fisico, astrale e causale, è analogicamente parlando il macrocosmo in miniatura. Si tratta di una corrispondenza molto precisa, nel senso che tutto ciò che è nel macrocosmo è anche nel microcosmo dell'essere umano. Capisco. Ma questa corrispondenza vale anche per l'essenza spirituale dell'uomo, di cui mi ha parlato prima? Se l'uomo ha un sé, e se c'è questa corrispondenza, significa che ci sono due sé, uno più piccolo e uno più grande per il macrocosmo? Cesare rise di cuore. No, certo che no. Ma dovete sapere che l'essenza del macrocosmo è il sé stesso di Dio. Gli occultisti lo chiamano spirito onnisciente, onnipotente ed eterno, che è in realtà l'essenza ultima di Dio. Questa essenza esiste anche come scintilla divina in ogni essere umano. E anche se l'uomo non si rende conto e non crede che una cosa del genere sia possibile, ha comunque una natura divina che è eterna. Avevamo chiarito questo punto, ma ce n'erano altri da chiarire. Ho pensato un po' prima di parlare. Non capisco come si delineano i tre piani nel macrocosmo. C'è una demarcazione tra loro? La mia idea, come rappresentazione, è che siano come strati sovrapposti di diverso spessore, prima il fisico, in basso, poi l'astrale, in mezzo, e il causale, che è il più raffinato. Tuttavia, mi rendo conto che questa è una mera rappresentazione mentale. Come stanno effettivamente le cose in questo senso? Prima di tutto, deve essere chiaro che i tre universi, fisico, astrale e causale, che insieme costituiscono il macrocosmo, esistono simultaneamente e sono intimamente legati a ciò che corrisponde loro nel microcosmo che è l'essere umano. Non si può parlare di una manifestazione a livello dell'essere umano che non corrisponda in qualche modo al macrocosmo. Per esempio, le emozioni collegano l'uomo, che lo sappia o meno, all'universo astrale. Il suo aspetto fisico lo collega all'universo fisico, che possiamo osservare intorno a noi o guardando attraverso un telescopio. Anche l'universo causale è strettamente legato al mondo delle idee. Anche se questo universo è più difficile da comprendere e percepire, perché è molto sottile, è comunque presente in ogni essere umano attraverso il suo corpo causale, per usare la terminologia esoterica. Tuttavia, la maggior parte delle persone non ha idea dell'esistenza dei corpi astrale e causale, ho detto. Quasi tutti ci concentriamo solo sul nostro corpo fisico, che vediamo e sentiamo. Questo è vero, perché l'azione dell'uomo con gli altri due corpi invisibili, astrale e causale, è strettamente legata al grado di risveglio della sua coscienza in questi mondi fondamentali. Di solito l'essere umano si accontenta di vivere quasi istintivamente, solo a livello del corpo fisico. Ma se diventa sufficientemente cosciente del mondo astrale, allora sarà in grado di manifestarsi maggiormente in questo piano e agirà in piena conoscenza di esso, proprio come fa nel mondo fisico. Lo stesso vale per il corpo causale. Ero un po' perplesso. Se abbiamo tutto in noi, se abbiamo queste strutture energetiche o corpi fondamentali nel nostro essere, allora perché non ne siamo consapevoli, come siamo consapevoli del nostro corpo fisico? Assicuratevi che quando la vostra coscienza si trova in uno di questi due corpi sottili, quello astrale o quello causale, siate pienamente consapevoli dell'esistenza di quel corpo. Cesar si fermò, fissandomi. Dimmi, quando dormi o sogni, sei consapevole di avere un corpo fisico? No, risposi, intuendo già quello che sarebbe successo. La spiegazione è arrivata immediatamente. Nei momenti in cui dormite, si può dire che vivete e agite con il vostro corpo astrale mentre il vostro corpo fisico riposa nel letto. Allora non ne siete consapevoli, anche se è evidente che esiste.
Lo stesso accade quando ci si sveglia. Si prende coscienza del proprio corpo fisico, ma la coscienza del corpo astrale scompare. Questo dimostra che ha ancora bisogno di un ulteriore e adeguato addestramento alla purificazione della coscienza, affinché possa abbracciare un campo di conoscenza più ampio, cioè, in un certo senso, espandersi. Se nel mondo fisico in cui vivete non è difficile essere consapevoli del vostro corpo e di come potete agire, nel mondo astrale e causale le cose sono diverse. Bisogna sforzarsi di percepirli e di comprenderli per poter poi agire in modo pienamente consapevole in essi. I loro veicoli, invisibili alla percezione ordinaria, devono essere purificati ed elevati il più possibile. Di quali veicoli stai parlando? Gli chiesi seccato. È una terminologia specifica della letteratura esoterica e spirituale. Il corpo fisico è il veicolo che la vostra coscienza ha a disposizione per agire nel mondo fisico in cui vi trovate. Allo stesso modo, il corpo astrale è il veicolo che vi aiuta ad agire nel mondo astrale. Naturalmente, il corpo causale è il veicolo molto speciale che vi aiuta a conoscere il mondo causale e ad agire al suo interno. Ve ne ho già parlato in precedenza. Ero un po' perplesso. Mi sembrava che le cose stessero andando abbastanza bene. Eppure mi chiedevo dove e come fosse apparsa l'evoluzione dell'uomo, dal momento che nasce in ciascuna delle sue esistenze con questi tre corpi. Ho posto questa domanda a Cesare, che mi ha risposto sorridendo leggermente, soddisfatto dell'andamento della discussione. Strutturalmente parlando, il corpo fisico rimane lo stesso da un'esistenza all'altra, cioè non può cambiare fondamentalmente. Cioè, se ora avete il noto aspetto di un essere umano, nella prossima vita non nascerete in una forma totalmente diversa, cioè non sarete una stranezza rispetto alla forma del corpo umano. Il karma personale e le informazioni genetiche vi guideranno verso la stessa struttura della forma umana sul piano fisico. Ciò che cambia invece sono le strutture sottili dell'essere, cioè il veicolo astrale e il veicolo causale. Sono loro infatti che si evolvono più o meno da una vita all'altra e in esse sono essenzialmente codificati i principali vettori che definiranno le caratteristiche delle vostre esistenze successive. Naturalmente, come sapete, questi vettori dipendono da come avete agito in quell'esistenza. La discussione mi ha chiarito un punto fondamentale. Nulla di ciò che esiste nel macrocosmo, ossia in tutto ciò che è il nostro essere. Ma anche se il macrocosmo è sempre attivo, noi sperimentiamo uno stato di addormentamento nei confronti di questi elementi. Per questo è molto importante risvegliare ciò che è dormiente nel microcosmo del nostro essere, in modo da poter comprendere pienamente il macrocosmo. Inoltre, poiché ogni essere umano possiede in proporzione ciò che esiste nel macrocosmo e in Dio, questo ci permette di realizzare in una certa proporzione ciò che Dio realizza nella sua creazione. Cesare mi ha chiarito mirabilmente questo punto. Il fatto che l'uomo possa realizzare in proporzione ciò che Dio stesso fa nella sua creazione, cioè nel macrocosmo, è correlato a ciò che la Bibbia dice, cioè che l'essere umano è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Il significato profondo di questo è legato al fatto che ciò che è nel macrocosmo è anche nel microcosmo dell'essere umano. Vi dico tutto questo perché dovete essere consapevoli che nel vostro essere c'è tutto, ma questo tutto non è ancora stato risvegliato. Ma state tranquilli, i vostri sforzi costanti porteranno gradualmente all'attivazione di ciò che è latente nel vostro essere, e allora vi renderete conto che le differenze che esistono tra le persone sono in realtà dovute al grado di risveglio di ciò che esiste nel microcosmo di ciascuna di esse. Ho ascoltato con attenzione ciò che Cesare mi ha detto e alla fine ho sintetizzato alcune idee principali. Prima di tutto, che siamo un insieme complesso, un vero e proprio cosmo in miniatura, un microcosmo. Abbiamo capito, naturalmente, che il microcosmo che ognuno di noi è allo stesso tempo una replica in miniatura del macrocosmo, cioè della creazione, del grande insieme di cui siamo parte integrante. Non c'è quindi alcuna questione di essere al di fuori di questo tutto, cioè di esserci una separazione tra noi e il macrocosmo.
Questo è un mistero insondabile, che siamo abbracciati e racchiusi nel tutto, nel macrocosmo, e che questo si riflette simultaneamente nel microcosmo di ogni essere che esiste nel piano fisico o in uno qualsiasi dei piani sottili della creazione. Sarebbe strano immaginare, ad esempio, che gli angeli o altre divinità non abbiano il tutto dentro di sé. Ciò che distingue un essere dall'altro, tuttavia, è, come mi ha fatto notare Cesare, la preponderanza di un'altra parte del mondo, un tipo di energia o un altro, che fa sì che quell'essere abbia una certa affinità o inclinazione verso qualcosa nella creazione che gli è specifico. Meditando in questo modo su ciò che mi ha rivelato il mio buon amico, ho capito ancora più profondamente che il macrocosmo si riflette proporzionalmente nel microcosmo del nostro essere. La maggior parte dei testi esoterici accenna a questo, ma non lo esplicita. L'idea principale è che, attraverso l'evoluzione spirituale che l'uomo raggiunge utilizzando determinati metodi o tecniche iniziatiche, può far uscire dallo stato di quiescenza i focali energetici che esistono nel microcosmo del suo essere. Ciò significa che, col tempo, può acquisire poteri colossali grazie all'affinità con le grandi energie macrocosmiche. Il fatto stesso è quindi un risultato diretto del risveglio dei focali di forza ed energia che corrispondono nel microcosmo del nostro essere. Eppure, se questo processo non viene compreso correttamente, può portare a idee completamente errate. Con il suo notevole tatto, Cesare è stato esemplare in questo senso. Alcuni potrebbero immaginare che, evolvendo e risvegliando in se stessi i corrispondenti centri di forza del macrocosmo, possano diventare i suoi stessi padroni, cioè Dio. La verità è che, per quanto aumentiamo e amplifichiamo queste energie, anche al massimo, non potremo mai dire di essere all'altezza di Dio. È una follia che solo Lucifero, nella sua immensa stupidità, poteva pensare. È quindi molto importante ricordare che questa analogia tra il macrocosmo e il microcosmo dell'essere umano, o di qualsiasi altro essere del macrocosmo, non indica l'uguaglianza ma la proporzione. Certo, la goccia può unirsi all'oceano per evocare la metafora familiare nei testi spirituali. Ma sarebbe una follia per la goccia immaginare di essere l'oceano e di poter fare quello che vuole. In realtà ci sono forze al di fuori di essa che fanno sì che l'oceano si manifesti nel modo in cui si manifesta e che non possono essere controllate da essa, perché è solo una goccia. Spero che abbiate capito l'analogia. Ogni parte del microcosmo di un essere è come una cellula di un enorme organismo e, naturalmente, a seconda delle azioni che compie, può contribuire in modo specifico all'armonia di alcuni piani della creazione. È così che spiego l'azione dei santi o dei grandi maestri spirituali dell'umanità, dissi, affascinato dalle spiegazioni che stavo ricevendo. Esattamente. Un essere che opta per la sua manifestazione divina sarà in piena sintonia con il suo comportamento e all'unisono con questa realtà divina sarà parte di questa unità. L'intera realtà si rifletterà in essa e sarà solidale con il tutto. In questo modo si può capire come si manifestano i miracoli, si può capire la santità, la purezza e la sacralità degli esseri straordinari, si può capire come si manifestano le estasi mistiche e i poteri paranormali che alcune persone possiedono. In un tale essere il male non si manifesterà mai, ed è per questo che prima vi ho detto che l'assenza di male è un bene. Allo stesso modo, nel caso di un essere che incorpora il male nelle azioni che compie, arriverà a rappresentare il male e a manifestarlo come tale nel mondo che lo circonda. Con la scelta che si fa si può contribuire al bene o al male, ma naturalmente le conseguenze delle proprie azioni saranno radicalmente diverse. Sì, questo è chiaro, ho detto. Tuttavia, è piuttosto difficile capire come qualcosa di praticamente infinito, come il macrocosmo, possa inserirsi in qualcosa di finito, cioè il microcosmo. Cesare chiarì pazientemente questo equivoco. Ora si può capire meglio, perché si dice che l'essere umano è in realtà un microcosmo fatto a immagine e somiglianza del macrocosmo, ma in modo analogico. Ecco la chiave. Senza comprendere a fondo questo aspetto,
È praticamente impossibile sapere come sia possibile scoprire Dio o la sua creazione in se stessi, o come sia possibile che nell'uomo ci siano l'inferno e i mondi demoniaci, ma anche il paradiso. Se non si comprende a fondo questa verità fondamentale, che tutto ciò che esiste nella creazione di Dio è anche analogicamente e proporzionalmente in se stessi, non si potrà scoprire la risposta ad alcuni paradossi. Non capirete, ad esempio, come sia possibile che alcuni dicano che Dio non esiste, mentre altri dicono che esiste. Che alcuni dicano che l'amore non esiste, mentre altri, al contrario, dicono che è infinito. Come Dio ha creato il macrocosmo, così anche l'uomo è un universo in miniatura, cioè un microcosmo fedele al macrocosmo, ma in forma analogica. Poiché Dio esiste ed è onnipresente, è anche nell'uomo. E questa presenza divina nel nostro essere è come una scintilla di Dio, eterna e indistruttibile. Lo dicono i santi e gli illuminati del passato, perché sono arrivati a vivere questa presenza divina in se stessi in modo profondo. Questi chiarimenti datimi da Cesare sono stati una rivelazione per la mia comprensione, chiarendo aspetti sfumati. Io sono un microcosmo secondo lo schema analogico del macrocosmo, e in me tutto esiste in forma latente e proporzionale. Tutto ciò che devo fare è aggiornare queste latenze per ottenere tutto ciò che voglio, ma che naturalmente è buono. Anche il processo di visione a distanza è una capacità latente che aspetta di essere risvegliata in me. Ora ho capito perché la decodifica delle informazioni attraverso la visione a distanza, che proviene da un piano superiore a quello fisico attraverso specifiche onde energetiche, è così difficile. Anche se tutti i piani e le realtà della creazione esistono nel microcosmo del mio essere, non ne conosco ancora molti. Questo vale anche per la maggior parte delle persone, e questo aspetto è alla base dell'ignoranza della civiltà odierna. Riferendosi solo alla rivisione, l'informazione esiste già nella struttura del mio microcosmo o di quello di qualsiasi altro essere umano, in attesa di essere aggiornato. Qualunque sia l'obiettivo o l'oggetto della mia ricerca attraverso questo processo, ho già la risposta giusta dentro di me. Alla fine, si tratta di rendere sufficientemente dinamico il percorso di accesso a queste informazioni, che si trovano su un piano sottilmente più complesso di quello fisico. In effetti, il campo informativo del processo di visione a distanza è il subconscio collettivo. Come in qualsiasi altro campo, chiunque può imparare a praticare con successo l'osservazione a distanza. Ma chiunque decida di farlo avrà risultati e successi commisurati all'impegno e all'esperienza acquisita. Se darete retta a chi vi dice che non potete praticare perché dovete avere determinate capacità innate per praticare il teletrasporto, vi assicuro che permetterete a queste persone di limitare le possibilità e le potenzialità che avete. Permetterete quindi a qualcuno di dirvi cosa è o non è possibile per voi, e questo è un condizionamento umano. Fortunatamente non solo mi è stato suggerito e incoraggiato di sviluppare la mia capacità di visione a distanza, ma ho anche ricevuto da Cesare preziose conoscenze esoteriche che mi hanno permesso di comprendere il fenomeno in modo più profondo. Offro apertamente queste informazioni ai miei lettori, nella speranza che rappresentino una svolta nella concezione del mondo e della vita di molti di loro. Il remote viewing significa un passo oltre l'ordinario e la routine, persino un tuffo in un oceano di conoscenza collettiva. Le persone che hanno la convinzione, il desiderio e la volontà di convincersi che c'è di più al di là dell'universo fisico in cui viviamo, hanno ciò che serve per realizzare la televisione. Devo precisare, tuttavia, che le fasi finali del protocollo di realizzazione sono oggetto di indagini di intelligence e di servizi segreti molto speciali, ma anche senza queste fasi superiori esiste una struttura sufficiente per trascendere con successo il condizionamento umano e la limitazione dei sensi. Vorrei sottolineare ancora una volta che tutti coloro che sono in un normale stato di salute fisica, mentale e psicologica possono praticare la visione a distanza. In pratica, sviluppiamo la capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio per vedere persone, luoghi o cose diverse per raccogliere informazioni su di loro. Molti lettori potrebbero pensare che sia come guardare un film in TV o al cinema, ma si sbaglierebbero di grosso.
Fatta eccezione per le fasi top secret di cui ho parlato sopra, la visione a distanza si riferisce proprio a due azioni che ogni essere umano compie quasi momento per momento: rilevare e decodificare. Rileviamo quindi informazioni e dati da un piano superiore, come vibrazione del piano fisico. Poi li decodifichiamo in forme pensiero tridimensionali coerenti e infine oggettiviamo queste forme pensiero tridimensionali in informazioni bidimensionali. Queste ultime vengono registrate utilizzando contorni dimensionali, cioè schizzi. È anche possibile scrivere parole che descrivono il colore, la consistenza, la temperatura, il gusto, l'odore, il suono. In conclusione, la visione a distanza è il rilevamento di dati e informazioni provenienti da un'altra dimensione di manifestazione, in cui è integrato l'oceano del subconscio collettivo dell'umanità. Segue poi la decodifica di questi dati in forme di pensiero tridimensionali coerenti. Infine ne realizziamo l'oggettivazione e la cattura in informazioni bidimensionali sotto forma di schizzi e dati sensoriali verbali. Se ci pensiamo, questo è un processo che si ripete quotidianamente nella nostra vita. Diciamo che stiamo ascoltando qualcosa in cuffia. Ciò che diciamo di sentire sono in realtà onde energetiche informative in movimento, che viaggiano verso di noi. Le nostre orecchie le sentono e il nostro cervello decodifica elettrochimicamente i dati della forma d'onda. Questo ci dà forme di pensiero tridimensionali e coerenti che hanno un significato. Chiamiamo queste forme pensiero, suono. Possiamo quindi riprodurre verbalmente o anche pittoricamente le impressioni provocate dai suoni che ascoltiamo. Lo stesso vale se qualcuno si rivolge a noi in una lingua che non capiamo. Non possiamo decodificare le informazioni e quindi dobbiamo affidarci a qualcos'altro per capire ciò che la persona sta dicendo. Dovremo attingere a un'altra capacità che ognuno di noi possiede, come i gesti significativi. Inizialmente la mia idea era che le immagini viste a distanza fossero di natura diretta, come quando guardiamo un quadro o uno schermo su cui si sta proiettando un film. In realtà, quando una persona applica correttamente le fasi della visione a distanza, per apprendere informazioni su un luogo o su un tempo lontano, le sue immagini visive sono in realtà immagini percettive. È come se quella persona stesse sognando. Sebbene le immagini visive di un sogno possano sembrare completamente reali al sognatore, esse non coinvolgono i processi visivi dell'occhio. Ciò che accade è il prodotto della capacità universale dell'occhio della mente di visualizzare, cioè di immaginare. Chiunque può e ha la capacità di immaginare. Quando una persona sogna, in realtà sta visualizzando, usando la propria immaginazione. In un certo senso, la stessa cosa accade quando leggiamo un libro o immaginiamo un paesaggio. Ma mi sento in dovere di sottolineare ancora una volta che la visualizzazione a cui mi riferisco è una qualità intrinseca del pensiero e non un processo biologico che coinvolge il senso della vista nell'occhio. Ognuno di noi lo fa costantemente durante il giorno, ad esempio quando sogna ad occhi aperti in macchina o quando immagina cose diverse. Nella visione a distanza è sufficiente cambiare la qualità della visualizzazione. Questo comporta uno spostamento percettivo da stimoli esterni che vengono decodificati dal nostro cervello in forme di pensiero tridimensionali, che vengono interpretate come la nostra realtà esterna, a stimoli mentali interni, che sono sempre presenti nei nostri processi di pensiero, ma ai quali di solito non prestiamo attenzione in modo consapevole. La nostra attenzione si concentra di solito sul cosiddetto mondo esterno, ma la percezione alla base del processo di visione a distanza riguarda i livelli più profondi della nostra mente e soprattutto il subconscio. Con l'aumentare delle esperienze di visione a distanza, tendiamo a spostare l'attenzione dai compiti e dalle attività simboliche che svolgiamo all'esterno e a concentrarci sempre di più sui messaggi che riceviamo attraverso la mente subconscia. Questo ha origine nella mente universale, che opera al di fuori dei confini dello spazio e del tempo. In alcune società esoteriche si cerca addirittura di ottenere una focalizzazione unidirezionale sui livelli più profondi della mente subconscia.
che ha un accesso diretto e immediato alla conoscenza infinita a cui si può accedere dalla mente universale. Sembra difficile, ma non lo è affatto. Quando utilizziamo la visione remota, tutto ciò che dobbiamo fare è porre le domande giuste e osservare le risposte che appaiono in una forma compatibile con la nostra programmazione culturale e religiosa. Nelle infinite connessioni del tessuto della vita, la conoscenza è la chiave e ci arriva in forma sempre più precisa, man mano che si espande la nostra capacità di concentrarci sui livelli più profondi della mente. È tutto qui, nella mente. Uno degli ufficiali che ci addestravano alla base del Maryland ci diceva sempre: tutta la vita è come un safari attraverso la mente. Si è esposti ai pericoli, ma ci si può anche difendere efficacemente da essi se si arriva alla profondità delle cause. Quando si approfondisce la tecnica del processo di visione a distanza, ci si rende sempre più conto di quanto sia complessa e vasta la mente. Nel frattempo, ci si rende conto che i pericoli in questa giungla della mente sono reali quanto vogliamo percepirli. Siamo noi a scegliere se considerarci minacciati o circondati da ogni tipo di pericolo, o se imporci un atteggiamento mentale tranquillo, calmo e profondo, che cambia automaticamente l'universo in cui viviamo e agiamo. Naturalmente, l'addestramento intensivo per l'osservazione a distanza che abbiamo seguito nella base americana ha comportato la necessità di dinamizzare alcune capacità mentali. Ci sono stati numerosi test e scale e alla fine eravamo rimasti solo in 5. Non so con precisione cosa abbia contribuito alla mia promozione agli stadi superiori della formazione. Forse le lunghe discussioni con Cesare, le spiegazioni che ho ricevuto da lui, da Elinor e da Re Passundi nel corso degli anni. Forse i miei studi individuali sull'occulto e sulla spiritualità. Forse i miei timidi tentativi di pratica meditativa sotto la guida di Cesare. O forse tutte queste cose insieme. Fatto sta che su 14 agenti ne sono rimasti solo 5. 2 americani, un canadese, un brasiliano e io. I servizi segreti occidentali hanno utilizzato e utilizzano tuttora molti protocolli per la visione a distanza. Il protocollo favorito negli Stati Uniti prevede l'utilizzo della distrazione mentale. Se manteniamo la nostra mente cosciente completamente distratta da alcuni compiti che cambiano rapidamente o sono irregolari, possiamo concentrarci sui messaggi della mente subconscia, poiché è proprio questa la fonte dello strumento legato al flusso di informazioni, cioè la visione a distanza. Alcuni paesi utilizzano tecniche di trasformazione rapida della coscienza della mente per accedere al livello o allo stato mentale che è chiamato theta. In questo caso, la capacità di visione a distanza diventa uno stato naturale per chiunque operi da questi livelli molto profondi del subconscio. I risultati sono davvero impressionanti. Il theta è lo stato mentale ideale per ottenere la visione a distanza, perché quando nel cervello prevalgono specifiche onde theta, chiunque può facilmente ottenere la visione a distanza. L'esperienza mi ha dimostrato che per avere successo nella visione a distanza non è necessariamente necessario un intenso allenamento alla visualizzazione, ma piuttosto un allenamento adeguato per raggiungere lo stato theta del cervello, dove la visualizzazione diventa un'abilità naturale. Fin dall'inizio ci è stato detto che per progredire intensamente lungo questo cammino, la fede è la chiave fondamentale del successo. Al contrario, lo scetticismo è la chiave del fallimento e dell'arresto. Ci è stato anche fatto notare che, sebbene tutti noi presenti avessimo fede in questo processo che era un po' ai margini della conoscenza scientifica, la nostra fede era comunque strutturata a livelli diversi in ognuno di noi. Ciò divenne evidente quando i test più difficili cominciarono a rivelare i blocchi che alcuni degli altri agenti avevano a certi livelli del subconscio. Non hanno superato quelle fasi, non hanno avuto successo nei livelli superiori di addestramento e hanno lasciato immediatamente la base. I problemi di fede e scetticismo agiscono come una legge universale. Così come la fede può smuovere le montagne del dubbio, allo stesso modo lo scetticismo o l'eccesso di ragione bloccano la trasformazione e restringono la persona nella gabbia del dubbio. Nel tempo questo genera paura, paranoia e un falso senso di benessere. L'essenza del successo nell'osservazione a distanza
è in qualche modo la stessa di qualsiasi altro campo. Non si tratta di sforzo, ma piuttosto di fede ed entusiasmo. Io, Jutero, ho avuto una forte dose di entrambi. Da un lato la formazione spirituale che mi ha dato Cesare, dall'altro la gioia di far parte del Dipartimento Zero e di avere accesso a grandi segreti di Stato. Anche senza questi particolari ingredienti, chiunque abbia abbastanza fiducia nella propria capacità di raggiungere l'obiettivo e lo voglia con tutte le sue forze, ha automaticamente la strada aperta verso il successo. Tuttavia, mi sento in dovere di sottolineare che il processo di visione a distanza non è semplice. Il protocollo di realizzazione prevede: il percorso di formazione si articola in più fasi e mancarne una, o bloccarsi a uno dei livelli intermedi, significa mancare l'obiettivo spazio-temporale che ci si è proposti. L'allenamento apre gradualmente la strada alla mente universale, che è un magazzino di informazioni pure a cui si può accedere istantaneamente, a volontà. Solo trascendendo gli altri livelli della mente e collegandosi correttamente ai livelli più profondi del subconscio, che opera come interfaccia con la mente universale, si può trascendere la realtà percettiva fisica. Questo spiega perché, comunicando con la mente universale, abbiamo accesso praticamente a qualsiasi informazione. A quel livello tutto è simultaneo, abbiamo un senso di onnipresenza e il passato e il futuro sono riuniti nel presente. La mente universale è come uno sfondo comune a tutte le forme di vita, in grado di fornire qualsiasi informazione relativa allo spazio e al tempo, che è esattamente ciò che il telespettatore sta cercando. In questo caso, la visualizzazione immaginativa e le percezioni sensoriali si intensificano notevolmente. I sensi sono quindi prevalentemente percettivi e meno biologici. Ci si sente come in un oceano, con tutto a portata di mano all'istante. Mi è stato chiaro fin dai primi giorni che gli americani volevano addestrarci per vedere chi di noi avrebbe raggiunto questo livello molto alto, che supera addirittura le onde θ del cervello. Come Caesar, non mi era chiaro perché lo stessero facendo. Sono sicuro che c'era qualche ragione non rivelata. La conclusione naturale è che volevano usare l'abilità della persona che poteva farlo per il proprio tornaconto personale. Coloro che praticano il remote viewing, e qui mi riferisco in particolare ai militari, si allenano intensamente per raggiungere questo stato di creatività iperfocalizzata e consapevolmente ricettiva a volontà, anche quando gli occhi sono aperti. Il segreto per operare in questo modo a livello θ profondo, con gli occhi aperti, è quello di rimanere altamente concentrati e focalizzati interiormente e soprattutto sul flusso dei pensieri, e contemporaneamente realizzare la percezione esterna applicando il processo di remote viewing. Al momento conosco solo una persona in grado di farlo, ed è il canadese, che è stato infine selezionato nel gruppo di 5 a cui appartenevo. Aveva una fenomenale capacità di interiorizzazione e una grande sensibilità. Per quanto ne so, solo una volta ha mancato il bersaglio dei test. Mi ero preparato al meglio, in teoria, prima di andare negli Stati Uniti. Il protocollo richiedeva un certo livello di sicurezza e un sistema di collegamento ben sviluppato. Tuttavia, anche dopo che le cose si erano avviate verso gli ultimi metri, ci sono state alcune interferenze politiche da Bucarest. Non mi piace parlare di queste cose, ma lo faccio ora in virtù del fatto che sono stato direttamente coinvolto. Come abbiamo appreso in seguito, si è trattato in realtà di un intervento dall'alto, dovuto all'altra fazione dei servizi segreti rumeni, che non sostiene l'indipendenza del Dipartimento Zero e della sua leadership. Purtroppo devo ammettere che a livello di arresti ci sono molti pasticci e complicazioni. Le cose non filano sempre lisce, perché i responsabili spesso interagiscono con i compiti che devono svolgere per interesse personale. I segreti di Stato, ai massimi livelli che esistono nell'archivio del Dipartimento Zero, sono una grande fonte di immaginazione per alcuni, che potrebbero volerne trarre qualche vantaggio. Poiché le cose non possono essere fatte direttamente per non lasciare tracce, si ricorre a tirare le fila. Da vicino a vicino si crea una catena di dipendenze che a volte raggiungono livelli molto alti in politica.
Questo è stato il caso in questione. Un membro di un'importante commissione del Senato ha iniziato a fare pressioni per visitare la base Alfa. Avevamo già ricevuto segnali in tal senso e abbiamo cercato di invocare gli aspetti legali, che lo consentono solo in casi di forza maggiore, come il tradimento o importanti cambiamenti nella leadership. In realtà, il vero scopo di queste pressioni era quello di mettere a dura prova i rapporti tra la Commissione e il Dipartimento, in particolare con il generale Obadea, in modo che la nostra riluttanza, anche se giustificata, venisse interpretata nel tempo come innaturale. Sarebbe poi seguita un'inchiesta che avrebbe permesso alla Commissione di entrare nelle sottigliezze del Dipartimento. Il loro pretesto era che non era possibile inviare un impiegato fresco in una missione del genere, che era necessario qualcuno con esperienza sul campo per affrontare l'argomento proposto. In realtà volevano rompere il monopolio che avevamo su un certo segmento di segreti di Stato e centralizzare le informazioni sotto un nuovo schema di gestione. Sia il generale Obadea che Cesare erano ben consapevoli di quanti problemi potessero derivare da questo cambiamento, se fosse avvenuto. In primo luogo, l'estensione orizzontale della catena decisionale significava automaticamente più personale a conoscenza della sensibilità e dell'importanza nazionale di luoghi o aree molto importanti che riguardano il nostro paese. Questo avrebbe creato confusione e sarebbe stato fonte di violazione di segreti. Per quanto riguarda il complesso sotterraneo dei Monti Bucegi, il suo disconoscimento avrebbe fatto saltare tutti gli sforzi di collaborazione con la parte americana. Riteniamo che questo fosse, in effetti, l'obiettivo preferito per l'azione dall'alto, e non ho mai dubitato per un momento che dietro di esso ci fossero dei venerabili disposti a fare tutto il possibile per arrivare rapidamente a destinazione. Il generale Obadea e Kesar dovettero affrontare una situazione che, sebbene al momento non fosse troppo complicata, era comunque preoccupante. Se non trattata seriamente, rischiava di innescare qualcosa di più ampio respiro, mettendo a repentaglio lo status ben definito e piuttosto nascosto del Dipartimento Zero. Caesar mi disse che c'erano state 3 serie di conversazioni tra quel membro della commissione e il generale Obadea. A 2 di queste aveva assistito personalmente. Il politico aveva minacciato quasi direttamente che avrebbe deferito la questione alla Commissione e avviato la procedura di revisione se non fossero state apportate le modifiche richieste. Con ciò si riferiva alla mia richiesta di rinvio a Stati Uniti, ma era tutta una finzione. Non nascondeva nemmeno di parlare a nome di un gruppo di interesse nascosto. Questioni del genere sono già comuni a un certo livello. Le cose erano ulteriormente complicate dal fatto che uno dei motivi su cui la persona stava basando il suo attacco era che io scrivevo di certi argomenti segreti e pubblicavo tali articoli. Si trattava di una questione delicata, che era già venuta alla luce qualche mese prima, ma che era stata messa a tacere in una riunione segreta dei direttori dell'ESRI. Non abbiamo mai avuto molte informazioni al riguardo. Ma sia Cesare che il generale Obadea mi assicurarono che avrei potuto continuare a scrivere, naturalmente entro certi limiti, che rispettai pienamente. Ora, però, la questione era tornata sul tavolo, segno che il disturbo non solo non era stato dimenticato, ma era stato addirittura amplificato. Oltre a ostacolare i volumi che avevo scritto, c'era anche l'intenzione parallela che il piccolo scandalo potesse addirittura creare una breccia nell'attuale sistema dell'SRI per prendere il controllo del Dipartimento Zero. In queste circostanze era ovvio che non potevo gettare benzina sul fuoco e pubblicare questo 4º volume della serie subito dopo gli eventi che ne sono oggetto. Ho quindi dovuto aspettare, sperando che tutto si sistemi e che io possa continuare a divulgare i temi principali che ho trattato nel Dipartimento Zero. Ma l'attesa è stata piuttosto lunga e solo ora, a 2 anni dall'uscita del 3º volume della serie, ho ricevuto l'approvazione di César per scrivere ancora. Prego il lettore di essere comprensivo nei confronti di questa situazione complicata, in cui, metaforicamente parlando, sono stato legato mani e piedi.
Se non fosse stato per un certo gruppo di persone di grande potere politico ed economico a mio favore, non ci sarebbe stata alcuna possibilità che questi libri arrivassero sul mercato. Naturalmente non posso soffermarmi su tutti i retroscena che esistono e di cui sono a conoscenza. A parte questo, ci sono alcuni elementi che Cesare mi ha detto che è meglio non conoscere. Fanno parte dell'incredibile rete di interessi e obiettivi che comprende gran parte dei potenti di questo paese. Mi è stato concesso di sottolineare solo alcuni punti, per mantenere un relativo equilibrio in una situazione in cui le acque bollono sempre di più. Quando il generale Obadea ha ritenuto che il gruppo dietro quella commissione del Senato era arrivato a premere troppo, toccando alcuni punti molto delicati e pericolosi, agì in un modo particolare. Grazie ad alcune conoscenze sospette che aveva, bloccò sul nascere l'iniziativa distruttiva di alcuni membri della commissione. Come avrei appreso in seguito, il generale stesso era rimasto molto sorpreso quando gli erano state presentate alcune questioni riguardanti terribili segreti di Stato che solo il suo dipartimento e una parte dell'esercito potevano conoscere. In modo esilarante, quelle questioni erano state usate per ricattare lui stesso. Per questo motivo dovette ricorrere alle sue alte conoscenze. Almeno all'epoca, la sua decisione fu salutare per contrastare l'attacco molto virulento e sovversivo della Commissione. Le questioni sollevate erano estremamente serie per la sicurezza nazionale. Di conseguenza, per evitare ulteriori distorsioni e per avere il tempo di raccogliere ulteriori informazioni che avrebbero potuto aiutarlo, il generale Obadea chiese anche un aiuto politico. Tuttavia, anche così le pressioni continuavano e non di rado la nota veniva forzata. A quel livello il tono era ancora informale. La commissione era rappresentata da un certo membro, che era anche un dignitario di alto rango, ma le sue intenzioni erano chiaramente ostili al Dipartimento. Ad esempio, uno di questi punti critici di discussione era incentrato su un'incredibile scoperta nelle montagne di Oristano negli anni 90, che fu bloccata in modo molto rapido e definitivo, ma che coinvolgeva importanti interessi statali. Il modo in cui è stata gestita la vicenda è stato poco ortodosso e, nonostante il Dipartimento Zero non sia stato coinvolto fin dall'inizio, si è voluto dare credito all'idea che questo motivo fosse un insabbiamento e che in realtà molte cose venissero tenute nascoste agli organi dello Stato per legge, un reato gravissimo. Incuriosito, chiesi a Cesare di cosa si trattasse. Mi ha raccontato solo un aspetto di quegli eventi, aggiungendo che ne avremmo parlato ancora dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti. E in effetti, devo ammettere che ciò che ho scoperto in seguito mi ha lasciato non solo perplesso, ma anche molto ansioso di sapere cosa è successo allora, cosa che era in qualche modo alla mia portata, grazie alle capacità che avevo acquisito attraverso il processo di televisione. Ma si è scoperto che non potevano essere utili in questo caso. Tuttavia, non voglio anticipare nulla, soprattutto perché tratterò a lungo l'argomento nell'ultimo capitolo del libro. Se dovessi esprimere la mia opinione personale, direi che ciò che è stato ritrovato sulle montagne di Orastie rappresenta la quintessenza stessa della natura e dell'origine del popolo romeno, la prova innegabile e inalterabile di ciò che realmente era ed è. Forse alcuni, nella loro ignoranza, saranno pronti ad accusarmi di esaltazione e patriottismo esagerato. Se fossi in loro, avrei prima la pazienza di arrivare alla presentazione di quegli eventi e solo dopo formarmi un'opinione generale. D'altra parte, è risaputo che non potremo mai accontentare tutti. Ma spero che queste informazioni suscitino molte domande negli scettici e per coloro che sentono il brivido di tempi ancestrali, spero che portino nei loro cuori la certezza delle vere origini della nostra nazione. Le cose non si sono risolte così rapidamente come speravo. L'intervento politico ha calmato un po' le cose, aiutandomi a partire per la base militare nel Maryland, negli Stati Uniti. Ma c'erano ancora altre questioni grigie che il generale e Cesare dovevano risolvere. Per questo motivo, dopo il mio ritorno a casa, abbiamo deciso di comune accordo che sarebbe stato inopportuno scrivere e pubblicare il quarto volume della serie nel bel mezzo di queste discussioni e tensioni. Perciò ho dovuto rimandare ancora una volta l'uscita del libro in quel periodo. Tuttavia, a distanza di 2 anni da quegli eventi,
Le cose sembrano essersi sistemate. La situazione politica tende a prendere una piega diversa e così mi è stato dato il via libera per la pubblicazione. Ho raccontato tutto questo perché il lettore abbia almeno un'idea del contesto e delle ragioni del mio silenzio, che è stato frainteso da molti. Ma torniamo al periodo precedente la mia partenza per gli Stati Uniti. I problemi in seno alla Commissione del Senato sono continuati in varie forme anche dopo l'intervento politico richiesto dal generale Obadea, disturbando in qualche misura il nostro lavoro quotidiano. L'idea che perseguivamo era quella di evitare un atto decisionale o normativo da parte delle strutture superiori, almeno fino alla mia partenza. In questo modo, il motivo apparente dello scoppio di quel conflitto sarebbe stato superato e la situazione si sarebbe potuta risolvere più facilmente. Gli eventi non andarono esattamente come avevamo desiderato. 5 giorni prima della loro partenza, il generale Obadea informò Cesare che erano stati invitati a un'altra discussione sulla questione. Come è noto, incontri di questo tipo comportano sempre trattative e accordi reciprocamente vantaggiosi. Nel nostro caso, però, non ci poteva essere alcun vantaggio, perché la questione in sé era falsa. Tuttavia, l'incontro non poteva essere evitato, anche se di natura semi-ufficiale. Cesare sapeva che, una volta lì, la pressione sarebbe stata così forte che, per ostacolare queste manovre dietro le quinte, suggerì al generale di farmi partecipare all'incontro, soprattutto perché ero coinvolto nella questione. Egli intuì il vantaggio e accettò immediatamente. Non solo sarebbe stata una sorpresa per il rappresentante della commissione, ma avrebbe anche evitato un'espressione pericolosamente libera da parte sua, in termini di possibili minacce o decisioni. C'era anche la possibilità che, di fronte al fatto compiuto, si ritirasse e che venisse fissato un nuovo incontro con termini di discussione più precisi. Conoscevo il personaggio dai tempi in cui lavoravo al Ministero e sapevo che, quando si bloccava su una questione, era desideroso di ottenere un risultato immediato. Mancava di giudizio diplomatico e di pazienza nelle azioni. Colerico ed egoista per natura, insisteva nel risolvere le questioni di interesse personale in modo duro e autoritario. Ho potuto così tracciare un profilo psicologicamente sostenibile per l'incontro previsto e ho elaborato una certa strategia con Cesare e il generale Obadea. L'incontro si è svolto in uno dei ristoranti selezionati di Bucarest, considerato un punto di riferimento per gli affari politici. Fummo i primi ad arrivare e dopo un quarto d'ora arrivò il rappresentante della commissione senatoriale. Con nonchalance strinse la mano al generale e a Cesare e, sedendosi sulla sedia, chiese senza guardarmi, freddo e distante: «Chi è?» Il generale mi presentò e specificò che sarei partito tra pochi giorni. «Ha già tutte le credenziali e l'approvazione per il Maryland», ha aggiunto. «Non mi piace come suona, signori», disse il personaggio indisposto. «Abbiamo delle cose di cui parlare e sapevate bene che non potevo farlo in presenza di qualcun altro». Il generale Obadea si irrigidì improvvisamente. «Signor Domotei, le cose sono state risolte e non ha senso esercitare ulteriori pressioni. Se necessario, ci rivolgeremo al Presidente». La conversazione si fece accesa tra i due. Io e Cesare eravamo in silenzio, perché tutto ciò faceva parte dal nostro piano previsto. L'uomo si sarebbe arrabbiato e la sua glicemia sarebbe scesa. Siccome sapevamo che aveva problemi di stomaco, aveva bisogno di mangiare immediatamente, quindi avevamo fatto in modo che i piatti fossero pronti. Si dovette convincere Domotei a rimandare ogni decisione a dopo la mia partenza. Quello che non sapeva è che, una volta entrato in questo programma di addestramento americano, esistevano alcuni protocolli di collaborazione esterna che individuavano il Dipartimento Zero, che non poteva più essere assorbito in strutture più grandi, senza notevoli ripercussioni sui rapporti tra i due paesi a livello di servizi segreti. Questo avrebbe risolto i nostri problemi. Quella serata fu lunga e faticosa. Domotei aveva quel tipo di intelligenza da strada, scaltra, rapida e altamente adattabile. Anche se non coglieva le sfumature e non vedeva il quadro generale, non si lasciava ingannare facilmente. Ci sono volute alcune ore per domare la sua vigilanza
e convincerlo che c'era la possibilità di risolvere il problema in futuro, come volevano lui e il gruppo che rappresentava. Sapevamo che quando avrebbero scoperto l'atto normativo rumeno-americano, non avrebbero potuto fare nulla e ci sarebbe stato un grande scandalo. Ma in questo modo il Dipartimento Zero si reggerebbe sulle proprie gambe e non dovrebbe dipendere da interessi politici o di altra natura. Un giorno di inizio dicembre 2005 sono partito per gli Stati Uniti con un volo speciale dell'SRI. L'aereo trasportava anche alcuni ufficiali americani, 3 dei quali erano colonnelli. Erano inviati speciali in relazione all'assemblea di Bucegi. Dopo un breve scalo in Spagna, siamo arrivati sani e salvi nel Maryland e abbiamo iniziato l'addestramento il giorno successivo. Gli americani erano molto seri e puntuali. Dopotutto, facevano tutto a spese loro. Le strutture erano interessanti, ma non molto. C'erano vari ufficiali della Marina e dell'USAF che si aggiravano, scrutando, cercando di capire chi di noi prometteva di più. Certamente volevano conquistare quella gente per il servizio in cui prestavano servizio e di cui erano a capo, dopo un accordo con il servizio segreto a cui apparteneva. Consapevole del fatto che stavo arrivando, mi sono concentrato al massimo, rimanendo il più possibile rilassato e reattivo, sempre in uno stato di rilassamento e ricettività, che è sempre appropriato per un'indagine in visione remota. Tuttavia, tra i colonnelli e i generali che si aggiravano nei paraggi, uno sembrava essere un po' indifferente, e questo era il colonnello Forith. Ogni volta che mi incrociava, coglieva l'occasione per stuzzicarmi e persino per apostrofarmi, più per scherzo, più seriamente, il che, tuttavia, non era positivo per la visione d'insieme o per la relazione finale che mi sarebbe stata fatta. Ammetto che la cosa mi dava sui nervi, perché era evidente che si trattava di una semplice antipatia, niente di più, che avrebbe potuto costarmi. Ero stato inviato dal Dipartimento Zero come una sorta di assicurazione del valore dell'SRI, quindi non potevo rendermi ridicolo. Non so cosa pensassero i servizi segreti degli altri paesi che avevano inviato i loro rappresentanti, ma eravamo già rimasti solo in 5, gli altri erano stati rispediti a casa. Lì la domanda è stata posta in modo schietto, diretto, chiaro. Andare o restare? Quelli di noi che sono rimasti hanno dovuto sottoporsi ad altri test. Nutrivo un particolare rispetto per il canadese, un ragazzo molto sensibile con certe capacità extrasensoriali. Era in testa alla classifica con un ampio margine, ma almeno io riconoscevo il suo valore. Se Forith non mi avesse stressato con le sue battute idiote, avrei potuto migliorare ulteriormente le mie prestazioni. Ma il destino volle che il problema fosse risolto in modo mirabile. Ero già stato nel Maryland per 2 mesi, esercitandomi duramente. Ho anche detto che le cose erano molto serie con gli americani. Essendo la base militare importante, veniva sempre visitata da varie personalità dell'esercito. Un paio di volte era presente anche il capo del Pentagono, l'allora generale Inosanto. Sebbene severo e imbrattato di tutti gli onori, il generale manteneva comunque un'aria bonaria e gioviale, che non lesinava di mantenere con i suoi subordinati quando lo riteneva opportuno. Ebbi persino l'impressione che, in qualche misura, simpatizzasse con me e fosse in qualche modo interessato alla mia situazione. Ora, non saprei dire se questo fosse una conseguenza diretta del servizio di controspionaggio americano in relazione alla scoperta di Bucegi, ma la prima impressione che mi fece fu favorevole. Inoltre aveva una presenza eccezionale, il che significava che quando entrava nella stanza non solo tutti si alzavano in piedi, un elemento naturale dovuto al suo rango, ma rimanevano anche in silenzio per molto tempo dopo, finché non tirava fuori qualcosa o faceva una domanda. Quel giorno, la sfortuna di Forith fu quella di non vedere il generale, che era chino a chiacchierare con uno dei suoi subordinati a un tavolo in fondo alla sala. Eravamo in una piccola ricreazione per prepararci a una prova molto segreta e importante da sostenere alla presenza del capo di Stato Maggiore al Pentagono. Come al solito, Forith entrò con noncuranza e iniziò a prendermi in giro, senza alcun motivo. Con la coda dell'occhio notai che il generale Inosanto rivolgeva la sua attenzione a me e a Forith. Continuava a non accorgersi della presenza del capo del Pentagono nella stanza.
Alcuni degli altri ufficiali incaricati dei test cercarono di avvertire Forit, ma il generale fece loro segno di fermarsi. La situazione era diventata piuttosto imbarazzante finché in un riflesso di intuizione subconscia dissi con disinvoltura al colonnello che cosa aveva fatto tra le 9 e le 10 del mattino, sottolineando che forse sua moglie non sarebbe stata molto felice di saperlo. C'era un silenzio mortale. Ero rosso come una rapa e avevo già iniziato a raccogliere le mie cose, considerando che non avevo nulla da fare lì. Poi si udì la risata vigorosa del generale Inossanto, che si diffuse nel silenzio. Tuttavia, nessuno osava prendere posizione, perché la vendicatività di Forete e l'importanza della sua carica erano note. I suoi occhi rimasero spalancati, rossi di rabbia e incapaci di pronunciare una parola. Forit, il generale Inossanto, non riusciva a smettere di ridere. «Ce l'hai tenuto nascosto!» Proprio in quel momento il colonnello vide il generale. Salutò e, interpretando la reazione del capo del Pentagono come favorevole a lui, si apprestò a dare l'ordine di essere mandato a casa. Poi accadde una cosa sorprendente. Il tono ridente e gioviale del generale Inossanto cambiò improvvisamente. Il generale Inossanto cambiò improvvisamente atteggiamento, dicendo, in modo netto e freddo: «Vuoi fare qualcosa che non so, Forit?» Anche il suo tono aveva assunto una sfumatura vagamente minacciosa. Il colonnello incespicò, balbettò e si scusò. «Signore, no, signore, io solo... Signore, un'offesa!» Il generale lo guardò con occhi freddi. «Domani passerai dall'aviazione ai Marines». «Ma, signore, io... È un ordine di Forith». Il generale alzò la voce. «Lo troverete firmato domattina sulla vostra scrivania. Non c'è bisogno che passiate di qua». Detto questo, il generale Inossanto si avvicinò al mio fianco, chiacchierando amabilmente e facendo varie osservazioni leggermente ironiche su di me a Forith, che ormai ignorava completamente. Uscì con la coda tra le gambe e, in effetti, da quel momento in poi non lo vidi più lì. È facile capire quale impulso mi abbia dato questo intervento del capo del Pentagono. In un certo senso, le cose in America sono uguali a quelle di qui. Subito dopo ho avuto una quotazione in borsa notevolmente migliorata, ho ricevuto più attenzione e rispetto. Sono sicuro che tutto questo non era assolutamente dovuto a un reale apprezzamento o giudizio, ma più che altro a questioni circostanziali, come quelle descritte sopra. Comunque, alla fine mi sono classificato quarto, il che è stato considerato una vera vittoria. Non era chiaro per cosa avrei potuto usarla, ma il fatto di essere arrivato in testa al gruppo mi ha dato una certa fiducia in me stesso. Ci stavamo preparando per passare a un nuovo e più avanzato ciclo di studio della VR, quando ricevetti una telefonata su una linea sicura del paese da parte di Caesar. Mi chiamava a casa di corsa, senza dirmi il motivo. Non feci altre domande. Feci rapporto al mio diretto superiore, il generale Rodey, che si rammaricò per la mia partenza inaspettata, ma mi disse che avrebbero ripreso l'addestramento tra un anno, ma solo con quelli selezionati. Fece capire che ero tra questi. Fortunatamente mi affrettai a prendere la jeep che mi aspettava giù nel cortile. L'operatività americana era invidiabile. Quando sono arrivato all'aerodromo, ho salutato 2 ufficiali rumeni che conoscevo e che erano legati alla missione Bucegi. Mi ha fatto piacere vedere che anche loro mi hanno risposto in modo responsabile, come se sapessero bene chi ero e cosa stavo facendo lì. Senza perdere altro tempo, mi imbarcai su un B-52 e seguii la stessa rotta del mio arrivo. Un breve scalo in Spagna, poi finalmente a Bucarest su una pista remota. La neve, mista al fango e alla pioggia, mi metteva un po' a disagio. Era tutt'altro che il Maryland. Dalla pista sono stato caricato direttamente su un elicottero del Dipartimento Zero, che si è immediatamente alzato in volo, diretto alla base Alfa. Non sapevo che lì mi aspettava una grande sorpresa. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.